Oggi vorrei provare a rispondere alla domanda di Dario e Giampaolo, che mi chiedono di approfondire il tema del popolo dei Volsci. Prima di cominciare, però, come sempre, vi chiedo di sostenere il canale iscrivendovi, mettendo un mi piace al video e soprattutto condividendo sui vostri canali social quei filmati che trovate più interessanti. Ed ora cominciamo immediatamente a parlare del popolo dei Volsci. I Volsci sono l'ennesima emanazione delle popolazioni osco-umbre. Infatti l'analisi della Tabula Veliterna, un documento che è stato ritrovato a Velletri, costituito da una tabula bronzea iscritta in alfabeto latino ma in lingua volsca, ha dimostrato che questa lingua appartiene appunto alla grande famiglia delle lingue osco-umbre. Originari probabilmente dell'Appennino centrale, i Volsci si muovono dalle loro sedi intorno alla fine del VI secolo a.C. e vanno progressivamente ad occupare la valle del Liri, la valle del Sacco, la val di Comino e i monti Lepini. A riguardo faccio un brevissimo inciso: nella descrizione del video troverete il link anche al canale Monti Volsci Anima Selvaggia del Lazio, un'associazione di volontari che si occupano di valorizzare il patrimonio naturale e archeologico di questa magnifica area del Lazio, costituita appunto dai Monti Lepini, i Monti Aurunci e i Monti Ausoni, che insieme formano i Monti Volsci. Tornando a noi, nei primi anni del V secolo a.C., i Volsci cominciano a spingersi in maniera anche abbastanza violenta verso la pianura del Lazio ed entrano in urto con le popolazioni che la abitano. Il moto dei Volsci è uno degli ultimi moti di migrazione di bande guerriere osco-umbre e, come già in altri casi, prende la forma di una sorta di invasione barbarica ante litteram. I Volsci, che abitano i monti e hanno un'economia pastorale, inizialmente entrano in urto con le comunità urbanizzate della pianura che invece hanno un'economia principalmente agricola. Poi le città della pianura cominciano ad essere viste come qualcosa a cui ambire, un modello, e infine come qualcosa da conquistare. Quindi esattamente come i Lucani, un'altra popolazione osca, conquisteranno alcune polis magno-greche, allo stesso modo i Volsci finiranno per conquistare alcune città dei Latini e degli Aurunci del Lazio, come ad esempio Satricum, Velitrae, Velletri, oppure anche Suessa Pometia. Da questo momento in poi le fonti latine identificano due diverse branche dei Volsci: i Volsci ecetrani, dalla città di Ecetra, che purtroppo non è stata ancora identificata, ma che comunque faceva riferimento a una realtà dell'entroterra, quindi i Volsci montani, che abitavano un'area che grosso modo può coincidere all'odierna provincia di Frosinone, e poi i Volsci anziati, invece, dal centro di Anzio, che abitavano tutto il litorale tirrenico fino a Fondi e l'Agropontino, se vogliamo. Insomma, grosso modo un'area sovrapponibile per certi versi all'odierna provincia di Latina. Di fatto, al momento della loro massima espansione, i Volsci si trovano ad occupare un territorio delimitato dal subappennino laziale, dai colli albani, dalla costa tirrenica e dai monti Aurunci. Va detto che buona parte dei territori popolati dai Volsci all'epoca non doveva essere particolarmente ambita, e questo perché se una parte dei territori degli Ecetrani sono ricordati per essere particolarmente montagnosi e quindi inadatti all'agricoltura, i territori degli Anziati sono ricordati per essere particolarmente paludosi. Tito Livio, infatti, parlando di Anxur, l'odierna Terracina, uno dei principali centri dei Volsci Anziati, ci dice che era stata edificata nei pressi di un acquitrino. Non è un caso forse che una delle poche divinità dei Volsci che ci è nota, la dea Dicluna, che è citata nella tabula di Velletri, probabilmente deve il suo nome al verbo cluere, che secondo Plinio significava bonificare, purificare, e forse era un corrispettivo volsco della divinità romana Venere Cloachina. Nelle fonti letterarie i Volsci compaiono molto spesso citati al fianco di un altro popolo osco, quello degli Equi, e vengono dipinti tra i principali nemici della Roma ancestrale, partendo dalle ultime fasi dell'età monarchica e poi per tutto il V secolo a.C. Gli scontri tra Roma e i Volsci hanno fasi alterne, che in qualche modo si intersecano con le lotte interne alla politica romana. Indicativo a riguardo l'esempio di Gaio Marcio Coriolano,
un nobile romano che aveva ottenuto il cognomen ex virtute di Coriolano proprio per aver espugnato la città volsca di Corioli. Secondo Plutarco, Coriolano era stato accusato di aver trattenuto per sé e per i suoi uomini il tesoro razziato nella città volsca di Anzio, mentre secondo Tito Livio semplicemente era entrato profondamente in urto con la plebe. In ogni caso, Coriolano venne esiliato da Roma e trovò asilo proprio presso i suoi antichi nemici, i Volsci della città di Anzio, precisamente presso l'aristocratico volsco Attio Tullio. Grazie all'abilità militare di Coriolano, i Volsci lanciarono una controffensiva contro i Romani, riuscendo ad occupare nuovamente tutti quei centri che i Romani avevano sottratto loro. Tutto il racconto di Coriolano, che probabilmente appartiene più al mito che alla storia, forse sottintende al fatto che i Volsci, in un dato momento del V secolo, riuscirono a sfruttare le contrapposizioni tra l'aristocrazia e la plebe all'interno del mondo romano o in generale all'interno del mondo latino per incunearsi nel Latium Vetus. Se inizialmente comunque Roma venne concepita dal mondo latino come una sorta di baluardo contro le scorrerie dei Volsci, questo paradigma andò progressivamente a mutare, con il progressivo ampliarsi della sfera di influenza di Roma e il diminuire della sfera di influenza e della bellicosità dei Volsci. Verso la fine del V secolo a.C., di fatto, la maggioranza dei centri dei Volsci anziati era dipendente dei Romani, e nei primi anni del IV secolo a.C. alcune città latine cominciano a stipulare dei trattati con i Volsci, proprio in funzione antiromana. Nella seconda metà del IV secolo a.C., a seguito della prima guerra sannitica, è evidente che Romani e Sanniti si preparano per dividersi nelle rispettive sfere di influenza i territori del Lazio e della Campania, e questo a discapito di tutte le altre popolazioni che vi abitano. In particolare risultavano molto minacciate le comunità dei Volsci e Cetrani della Valle del Liri, che rischiavano di finire stritolate tra le due potenze egemoni. La guerra che scaturisce da questa situazione, che viene ricordata come guerra latina e che infuria dal 340 al 338 a.C., viene trattata dagli storici che se ne occupano, che sono principalmente Tito Livio e Dionigi d'Alicarnasso, in maniera molto superficiale, frammentaria, a tratti contraddittoria. E questo perché si tratta di un evento storico che si discosta molto da un cliché che era diventato fondamentale per la letteratura romana del periodo, ovvero la contrapposizione quasi archetipale tra l'elemento latino e per estensione romano da una parte, visto in chiave positiva, e l'elemento osco-umbro o sabellico dall'altra, visto in chiave barbarica e ovviamente negativa. Si trattava di una contrapposizione che evidentemente era figlia degli eventi della guerra sociale e per certi versi voleva anche andare a giustificare tutta una serie di eventi molto particolari che erano seguiti alla guerra sociale, come il massacro dei Sanniti portato avanti da Silla. Insomma, si trattava di una concezione che era figlia di eventi storici che, per gli autori che scrivevano, erano relativamente ancora vicini. Peccato che la guerra latina si discostava completamente nella sua struttura, nelle sue alleanze, da qualunque contrapposizione su base etnica e linguistica. In realtà noi abbiamo semplicemente nella guerra latina da una parte due potenze egemoni alleate tra loro, i Romani e i Sanniti, che sono rispettivamente Latino-Falisci i primi e Osco-Umbri o Sabellici i secondi, che si scontrano con tutta una serie di popolazioni che lottano per mantenere la loro indipendenza e che sono popolazioni varie, perché sono anch'esse o Latino-Falisce, come ad esempio i Latini, appunto, o gli Aurunci, o Osco-Umbre o Sabelliche, come i Volsci, come i Sidicini, come i Campani. La totale asimmetria su più livelli, quindi, della guerra latina, la rende un evento storico che non è particolarmente amato dagli autori classici, che per questo ne trattano in maniera appunto frammentaria e contraddittoria, arrivando soprattutto a minimizzare il più possibile l'apporto dei Sanniti, che invece al contrario deve essere stato determinante per consentire ai Romani di raggiungere la vittoria.
In ogni caso, con il termine della guerra latina, che è nel 338 a.C., i Romani sono signori del Lazio e i Volsci, in particolare, sono tutti sottomessi a Roma. Nel 330 a.C. assistiamo a quella che potrebbe essere definita, perlomeno in senso lato, come l'ultima operazione militare dei Volsci contro Roma. Protagonista della vicenda è un aristocratico volsco nativo della città di Fondi, un certo Vitruvio Vacco, che Tito Livio ci dice è talmente ricco da possedere addirittura delle proprietà all'interno della stessa Roma, nello specifico niente poco di meno che una casa sul Colle Palatino. Vitruvio Vacco viene messo a capo dell'esercito di un'altra città dei Volsci, la città di Priverno, e comincia a devastare e saccheggiare le terre dei Romani. Tutta l'avventura di Vitruvio Vacco ci viene presentata con dei contorni che sono decisamente poco chiari. Appena le legioni si muovono per contrastarlo, di fatto, la sua città natale, Fondi, lo sconfessa immediatamente e la stessa Priverno, all'interno della quale Vacco si era rifugiato dopo essere stato sconfitto in battaglia campale dai legionari, secondo una tradizione si risolve per consegnarlo ai Romani. Più che una ribellione popolare, una rivolta dei Volsci contro Roma, quella di Vitruvio Vacco sembra un'iniziativa personale. E il fatto che i suoi beni, una volta confiscati, fossero stati consacrati al tempio di Sanco, dio protettore dei giuramenti, in qualche modo sottolinea e evidenzia la natura di defezione, defectio di Vitruvio, quindi un atto di tradimento. Più che una guerra vera e propria, con la dignità di una guerra, quella di Vitruvio Vacco sembra semplicemente un'operazione portata avanti da alcune frange, minoritarie oltretutto, della nobiltà di alcune città dei Volsci ansiati. In ogni caso, infine ricondotti in seno alla Repubblica, da acerrimi nemici i Volsci progressivamente finiscono con entrare a far parte del tessuto sociale di Roma, tant'è che addirittura, secoli dopo, forniranno a Roma una delle sue principali e più eminenti personalità. Infatti, il padre naturale di Ottaviano Augusto, Gaio Ottavio, era nativo di Velletri. Potremmo dunque dire che il primo imperatore romano era di origine volsca. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.